Ben trovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento. Ciao Simone! Ciao a tutti ragazzi. Oggi andremo a parlare del weekend appena trascorso a Vallelunga per quanto riguarda il CIV Superbike, però tutto questo dopo la sigla. Allora, dici un po' com'è andato questo weekend. Allora, è stato il primo weekend dove non abbiamo beccato acqua, ma abbiamo beccato un caldo che non eravamo più abituati, quindi condizioni assolutamente nuove. Quindi è stato un weekend tosto, anche perché a Vallelunga non eravamo mai andati a giugno, e quindi eravamo abituati a temperature completamente diverse. Infatti i tempi sul giro erano più alti, e anche ovviamente i dati che avevamo degli anni passati erano, diciamo, un po' diversi, c'era da lavorare un po'. Simone, io ti propongo, andiamo a vedere gli highlights di gara 1 e poi la commentiamo insieme. Okay. Round numero 3 all'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga per il campionato italiano velocità. Si parte con la Superbike e la pole position di Michele Pirro che scatta davanti a tutti. A inseguirlo Lorenzo Zanetti e Luca Vitali che sono abbastanza vicini. C'è anche Samuele Cavalieri con la Aprilia della nuova M2 Racing. Traversone per Alessandro Del Bianco, va leggermente largo Zanetti, ne approfitta Luca Vitali per andare a scavalcare, un bellissimo sorpasso per lui. Poi purtroppo la scivolata, si chiude l'anteriore, niente da fare per Luca Vitali, pilota della scuderia Impro Firenze Motor, davvero sfortunato. Allunga Michele Pirro, Zanetti insidiato invece dall'Aprilia di Samuele Cavalieri, mentre Del Bianco ha perso un po' di terreno e si troverà addirittura in bagarre per il quarto e quinto posto con la Honda DMR Racing di Riccardo Russo. Arriva un warning per mancato rispetto dei limiti della pista per Samuele Cavalieri, per lui addirittura anche poi un long lap penalty. Vince intanto Michele Pirro, Zanetti porta invece Ducati Broncos Racing, la squadra di Luca Conforti, al secondo posto ed è il quinto podio consecutivo per lui nonostante il long lap penalty. Bravo Cavalieri a resistere al ritorno di Russo e a chiudere in terza posizione per Aprilia nuova M2 Racing. Andiamo a correggere immediatamente però gli highlights, perché in realtà Cavalieri non mantiene la terza posizione, per come ha scontato la penalità è stata considerata irregolare da parte di Marshall, quindi gli hanno dato 3 secondi di penalità all'arrivo e sopravanza Russo prendendo la terza piazza. Sì, che poi hanno messo un long lap penalty dopo la Sorate che praticamente non si vede, è andato così. Era meglio che la mettevano nei cimini, non ho capito perché l'hanno messa la Sorate. Caduta di Vitale e semplice chiusura d'anteriore da quello che si vede dalle immagini. No, gli si è spezzato manubrio purtroppo, quindi infatti è caduta anomala, però gli si è spezzato manubrio, quindi ovviamente in una fase di staccata, quando tu spingi tanto sull'anteriore, sui manubri, spezzandoti il manubrio, è caduto all'avanti, si è sbilanciato, quindi sfortunatamente per lui nel punto un po' più veloce, quindi, però nel punto dove c'è più, diciamo, via di fuga, quindi dai, è andata bene, non si è fatto niente, quindi l'importante è quello. Mentre cade sempre in gara 1 anche Butti, mentre era all'11° giro, mentre percorreva l'11° giro ed era in settima posizione. Sì, era dietro me. Gara 1, come l'hai vissuta? Ma gara 1 sono partito consapevole che non avrei avuto il passo per stare nel gruppetto buono, però io ci provo sempre, sono partito, ero addirittura quinto, solo che ho sempre faticato tutto il weekend a fermare la moto e mi sono ritrovato a dover un po' riadattarmi un po' a questa situazione nuova, che in teoria nuova non è perché la moto è la stessa, però non capisco come mai sto facendo così tanta fatica, quindi ho fatto diversi errori arrivando lungo e mi ha passato prima Del Bianco, poi Russo. Ho provato a tenere un po' il ritmo, ma non ce l'ho fatta, quindi ho, diciamo, fatto il mio ritmo cercando di studiare un po' anche un po' lo stile di guida, cercando di capire cos'è che non va e non va. Ho finito sesto, gara abbastanza opaca. Zanetti invece riesce a mantenere la seconda posizione, mantenendo anche la seconda posizione in campionato. La sua gara parte all'attacco, primo giro, prima curva si infila all'interno di Pirro, ma viene risuperato immediatamente a curva 3 se non erro, e poi da lì inizia a perdere quei 2-3 decimi a giro che fanno tagliare il traguardo in seconda posizione. Volevo dire, visto che hai parlato di Zanetti che ci ha provato all'inizio, ci provano tutti perché comunque all'inizio uno prova, diciamo, a interrompere un po' il passo di Michele. Il problema è che dobbiamo ricordare a tutti che oltre al fatto che Michele è forte, ma comunque lui corre tanto in moto a differenza nostra. Domenica era a correre in MotoGP contro i piloti più forti del mondo, per lui ovviamente è tutto più facile
ritmi, velocità, bagarre, quindi noi eravamo tutti penso al mare domenica scorsa e lui era a Mugello, quindi ripeto, fortissimo, pilota che è fortissimo, per noi è un punto di riferimento perché battere lui sarebbe un ottimo traguardo, specialmente per i giovani, però c'è anche da dire questo perché uno all'inizio ci prova, ma più che altro per cercare di mettergli uno stop, ma è difficilissimo. Andiamo a vedere invece la rivoluzione che è accaduta in gara 2. Quindi andiamo a vedere gli highlights e poi la commentiamo insieme. Piero Taroffi Vallelunga, seconda gara per la Superbike, quella della domenica. Si arriva dalla vittoria nel sabato di Michele Pirro. Condizioni meteo piuttosto simili, molto caldo, temperatura dell'asfalto attorno ai 55 gradi. Scatta bene il poleman, Michele Pirro davanti a tutti, bene anche Lorenzo Zanetti, bene anche Vitali, molto aggressivo nella prima parte di gara, bene anche Luca Bernardi con la briglia della nuova M2 Racing, si farà sotto anche Cavalieri. Vitali all'attacco, guadagna la seconda posizione, gruppo abbastanza compatto nella prima parte, ci sono anche Riccardo Russo e Alessandro Del Bianco con la Honda DMR Racing e con la Yamaha del Cheope Motor Team. Vitali addirittura davanti a tutti, prende il comando con la Honda della scuderia Improve, e però è soltanto una fase iniziale di gara. Qui arriva intanto Bernardi che va a superare benissimo il torrentino Zanetti, una scivolata per fortuna senza troppe conseguenze per Flavio Ferroni. Arriva l'attacco di a questo punto Cavalieri su Lorenzo Zanetti, va leggermente largo Cavalieri ma poi si riprende, e però attenzione, purtroppo per il pilota Aprilia finisce così la sua gara, e poi il contatto tra Vitali e Del Bianco, e amaro ritiro anche per questi due protagonisti della Superbike. Non molla Luca Bernardi fino alla fine, l'ultimo giro sorprende il tornantino Michele Pirro, va a prendere il comando della gara, prova a reagire Michele Pirro e si chiude l'anteriore, colpo di scena pazzesco, vince quindi primo successo Superbike CIV per Luca Bernardi con la prima nuova M2 Racing. Zanetti è secondo, Saltarelli è terzo, Zanetti nuovo leader campionato del CIV Superbike. Bene, parliamo immediatamente del tuo terzo posto. Penso il podio più fortunato della mia carriera, però c'è qualcuno che dice che la fortuna aiuta gli audaci, quindi lo scopriremo se è vero. Sicuramente cerco di essere sempre pronto e non mollare, però ero al posto giusto nel momento giusto, quello sicuramente. Era una condizione veramente difficile perché era caldissimo e era difficile stare in piedi, quindi noi abbiamo fatto il nostro lavoro, il team ha fatto un lavoro assurdo, anche come gli altri hanno avuto anche problemi tecnici, noi zero problemi tecnici e zero cadute. Come ho detto anticipatamente, sono uno che guida molto nel comfort, diciamo, cerco molto la comodità, e quindi ecco, in questo caso ha pagato, forse un po' troppa comodità, ma ha pagato. E comunque anche il lavoro del team, che la moto non ha avuto nessun tipo di problema, quindi un podio che dà morale sicuramente più alla squadra che a me, però siamo quarti in campionato e comunque con 2-0 del Mugello, quindi probabilmente sarei stato anche un pelo messo meglio. Quindi vediamo, adesso abbiamo un mese e mezzo di pausa dove dobbiamo fare un reset e tornare ad essere assolutamente competitivi come eravamo lo scorso anno. Invece per quanto riguarda il contatto che c'è stato tra Del Bianco e Vitali, cosa ci puoi dire? Ma io ho parlato con tutti e due, rivedendo un po' le immagini. Luca perdeva olio, Ale si è spaventato perché ovviamente quando perde olio uno cerca sempre di evitare, no? Quindi uno si butta sempre, cercare di buttare sempre all'interno per evitare la perdita dell'olio. Solamente che lui si è accorto della perdita dell'olio in un ingresso curva, quindi lui ha anticipato molto, e ovviamente anticipandola molto ha avuto un contatto con Luca e sono caduti. Purtroppo sono cose che capitano, sicuramente ecco, non era sua intenzione fare un sorpasso in quel momento, anche perché era abbastanza lontano, però si è spaventato da perdere l'olio, perché comunque l'olio, quando ti va una goccia d'olio nella gomma, voli via che non neanche te ne accorgi. Invece splendida la tenacia di Bernardi, che ha tenuto lì i denti stretti fino alla fine per poi fare la zampata finale all'ultimo giro. Commentacela tu. Sì, dai, lui ci ha provato, è stato bravo poi a stare sempre nascosto e non ha preparato Pirro ad un suo attacco, quindi è stato molto bravo, perché gli altri anni abbiamo sempre visto qualcuno che ha sempre attaccato Pirro, quindi preparandolo un po' agli attacchi. Invece lui l'ha attaccato in un punto che, anzi, addirittura guardando le immagini, Michele l'ha fatta larghissima il torrentino, che all'ultimo giro neanche se c'hai 10 secondi lo fai così largo, e invece lui lì ha fatto un errore, sicuramente pensava che Bernardi fosse più lontano, e invece si è infilato. Dopo lui sicuramente ci ha voluto riprovare, ma è entrato
fortissimo alla S ed è caduto. Quindi Vallelunga rimescola tutte le carte, perché oggi ci troviamo in prima posizione in classifica campionato Zanetti, secondo Pirro, poi abbiamo Bernardi e tu che sei quarto in posizione. Sì, infatti è incredibile, abbiamo già fatto 2 podi, però ecco, sono contento ma fino a un certo punto, perché comunque preferisco io meritarmi sul campo con la battaglia, ecco, i risultati. E al Mugello sono stato sfortunato perché comunque sono stato steso quando potevo fare al Mugello una bella gara, perché comunque era bagnato, e quindi lì ho buttato via forse un podio. In gara 2 poi ho avuto il problema alla gomma, quindi lì ho buttato via tanti punti che mi potevano permettere di stare un po' più avanti. Questo è stato un weekend difficilissimo per me. Ho ancora molta voglia di ritornare a quello che ero, a ritrovare la mia velocità che avevo lo scorso anno, perché la decisione di passare al CIV era perché l'anno scorso ero veloce. Quest'anno purtroppo la velocità mi manca, questa cosa un po' mi dà motivazione, ma mi rende anche triste perché ho qualche problemino, anche fisico. Adesso ho il periodo di pausa dove bisogna fare un check, un reset. La prossima gara è una gara molto particolare, unica gara del calendario nazionale che si disputa di sera, che è Misano Night. Sarà a fine luglio. Crazy Motor Life sarà presente sul posto, quindi ci vedremo direttamente in griglia, ci vedremo nei box. Cosa ti aspetti da una gara in notturna dove cambiano temperature, la visione della pista, cambia un po' tutto? Ma sì, diciamo che si va anche più forte perché le temperature sono più basse in un periodo dove di giorno è molto caldo, quindi alla fine la pista è molto illuminata. Io, come anche altri, sono abituati un po' anche a guidare di notte perché facendo il Mondiale Endurance c'è abitudine. Poi nel Mondiale Endurance la pista non è illuminata come Misano, anzi si fatica anche meno perché è più fresco che di giorno, quindi cose negative non ci sono, anzi positivo il fatto che è una gara affascinante, hanno avuto una grandissima idea e speriamo di essere competitivi. Sicuramente. A tutti voi che ci seguite, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per ricevere tutte le notifiche, seguirci sui social. Ciao Simone e ci vediamo a Misano. Ciao a tutti, a presto.